Di la verità, quante volte mentre stavi giocando oppure mentre stavi lavorando ti sei accorto che il tuo computer iniziava a scaldare. Le ventole giravano più velocemente del normale e le prestazioni iniziavano inesorabilmente a calare. Ebbene, la colpa di tutto questo, o meglio la vittima di tutto questo, è la CPU, il cuore pulsante, o meglio ancora il cervello del nostro computer. Per fortuna esiste un trucchetto semplicissimo che ci consente di abbassare la temperatura della CPU e dell'hard disk e quindi di conseguenza di tutto quanto il PC. Ma non basta, perché i vantaggi dell'abbassare queste temperature sono molti di più di quelli che probabilmente immagini. Vuoi scoprire quali sono? E io te li mostro subito. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ebbene sì, abbassare la temperatura operativa di un computer presenta una serie inenarrabile di vantaggi. Innanzitutto, come è lapalissiano intuire, il computer sarà più fresco e questo già di per sé è piacevole. Ma nel momento in cui la nostra CPU lavorerà ad una temperatura inferiore, avremo la possibilità di dilazionare quell'operazione che a noi tecnici piace tanto, ma agli utenti un po' meno, di sostituzione periodica della pasta termica, che andrebbe normalmente fatta ogni 2 anni circa, come raccomandato dalle case produttrici di hardware, ma che in questo caso può essere estesa anche fino a 3 anni. Non basta, nel momento in cui una CPU è più fresca, le ventole, che sono tachimetriche e quindi di conseguenza girano a maggiore o minore velocità in base alla temperatura della CPU, gireranno meno velocemente e questo, da un lato, si tradurrà in una rumorosità inferiore del nostro PC, ma dall'altro si tradurrà anche in una maggiore durata delle ventole, che oltretutto si sporcheranno meno. Non basta, nel momento in cui la CPU abbassa la propria temperatura operativa, anche la batteria, nel caso dei computer portatili, dura naturalmente di più perché il consumo energetico è inferiore e questo naturalmente si traduce in una maggiore portatilità della nostra macchina, dato che la batteria avrà una vita residua maggiore. Come se tutto questo non bastasse, c'è un ultimo incredibile vantaggio che consiste nel fatto che andiamo ad allungare la vita media della componentistica del nostro PC. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere come abbassare la temperatura della nostra CPU e già che ci troviamo pure dell'hard disk. Eccoci qua, la prima cosa che dovremo fare sarà procurarci una applicazione che ci consentirà di fare questa piccola magia. Per farlo agiremo più o meno come al solito e quindi apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Ecco fatto, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito ed una volta aperto ci porteremo qui in alto nella sezione Downloads. Scendiamo un pochettino nella pagina fino ad individuare questo software dal nome estremamente rassicurante di Chemomile. Nel caso in cui tuttavia non dovessi riuscire a trovarlo e quindi non avessi la possibilità di scaricarlo facendo clic sul pulsante File Download, niente paura, ti basterà andare qui in alto a destra dove c'è questa lente di ingrandimento e digitare sempre il nome del nostro software, ovvero Chemomile. Premiamo invio per effettuare la ricerca e vedrai che ti comparirà il nome sul lato sinistro e cliccandoci su verrà automaticamente scaricato il file zippato che contiene l'installer di questo software. Eccolo qui. Una volta scaricato facciamo un singolo clic sul file per andare ad aprire la cartella compressa che lo contiene e potremo chiudere la pagina del browser retrostante a meno che, come mi ha fatto notare qualcuno, non sia anche la pagina su cui hai aperto questo video, perché nel caso naturalmente si interromperà. Io non ho nessun video, quindi vado a chiuderla e mi porto all'interno della cartella compressa dove, come puoi vedere, campeggia un unico file. E naturalmente è proprio su questo file che dovremo fare doppio clic per installare il nostro software.
Accettiamo cliccando sul pulsante sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e mentre attendiamo che si avvii l'installer del software potremo chiudere la finestra della cartella compressa che non ci serve più. Nella finestra successiva dovremo cliccare su I accept per accettare l'accordo di licenza d'uso e quindi sul pulsante Next. Lasciamo intatto esattamente com'è il percorso di installazione e clicchiamo ancora una volta sul pulsante Next. A questo punto ti suggerisco di lasciare spuntate entrambe queste opzioni. La prima infatti lancia automaticamente questo software all'avvio di Windows in modo che il nostro PC sia sempre automaticamente ottimizzato. La seconda invece ci consente di creare un comodo collegamento sul desktop per lanciare manualmente il programma. Clicchiamo sul pulsante Next e dopo aver dato un'occhiata alla schermata di riepilogo potremo cliccare finalmente su Install. Attendiamo solo alcuni secondi che il software venga installato sul nostro PC, dopodiché potremo lasciare spuntata l'opzione che lancia questo software e cliccare su Finish per chiudere la finestra di installazione. Ok, mi sposto un attimo dal lato opposto in modo da non coprire la finestra perché così ti posso far vedere come funziona questo programmino. Ma prima di procedere volevo mostrarti anche questa cosa, ovvero che la quantità di RAM occupata dal nostro amico è decisamente bassa, si attesta sui 41,9 massimo 42,2 MB, una quantità di RAM irrisoria che fa sì che il software possa essere lasciato tranquillamente in esecuzione automatica su qualunque macchina, anche su quelle più vecchie e meno performanti. Ma diamo adesso un'occhiata alla nostra finestra principale. La prima cosa che possiamo fare, anche se un po' futile, è un clic su questo pulsante per scegliere di abbinare il tema di questa finestra al tema di Windows. Siccome ad esempio io utilizzo il tema scuro, sceglierò appunto Dark, in modo da portarlo su scuro. Come vedi, l'interfaccia è completamente in lingua inglese e non è possibile tradurla in italiano. Ma questo non deve assolutamente preoccuparti perché innanzitutto è estremamente comprensibile, soprattutto dopo che avremo terminato di effettuare le nostre configurazioni. Passiamo quindi a questa finestra con la rotellina per andare a fare le impostazioni fondamentali di questo programma. La prima che dovrai spuntare è Launch App on PC Startup. Sostanzialmente questa è la possibilità di avviare automaticamente questa applicazione nel momento in cui Windows parte, in modo da non doverla lanciare manualmente ogni volta, visto che comunque abbiamo appena imparato che occupa pochissime risorse. Seconda opzione da attivare è questa qui, che lancia l'applicazione in modalità background. Questo farà sì che questa finestra non ci disturbi mentre il programma è in esecuzione e che lavori in background, mentre nel momento in cui dovessimo averne bisogno basterà semplicemente cliccare sulla sua iconcina in basso a destra nel System Tray per poterla visualizzare. Una terza opzione da abilitare è Enable Cooling Mode on App Launch. Questa serve ad attivare automaticamente questo cooling mode che diversamente dovrebbe essere attivato switchando questo pulsantino qui su on in maniera tale da attivare il raffreddamento della CPU. Non va spuntata invece l'opzione Always on Top, mentre potremo utilizzare una combinazione di tasti per attivare e disattivare a piacimento il cooling mode. In questo caso Ctrl, Shift e Spazio vanno automaticamente ad attivarla, li premo, e disattivarla alla bisogna. Naturalmente questa opzione è il motivo per cui abbiamo installato questa app ed è fondamentale che rimanga attiva mentre la stiamo utilizzando. Quello che fa è andare ad ottimizzare il lavoro del processore ed il lavoro dell'hard disk, evitando i sovraccarichi e comunque mantenendo alte le prestazioni del nostro computer. Il fatto di ridurre il carico di lavoro naturalmente è il motivo per cui questi componenti scalderanno meno.
Passando invece alla voce View in alto a destra, potremo mostrare le informazioni dettagliate che andremo a vedere tra un attimo, decidere se mostrare o meno il nome del computer, a me non interessa, mostrare sia la velocità di clock che la velocità base del nostro processore, mostrare la temperatura dell'hard disk, il grafico della temperatura che viene aggiornato automaticamente ogni minuto, mostrare anche la temperatura delle nostre risorse in formato gradi Celsius e lasceremo che la temperatura mostrata sia quella più calda, o meglio quella del core del processore più caldo di tutti, perché è quella che ci interessa. Fatto questo possiamo chiudere la finestra Settings e tornare al nostro programma. La prima cosa che faremo sarà agire su questo Shift per riattivare il Cooling Mode. Come vedi, la schermata cambia colore, diventa di colore azzurro e così sarà possibile accorgersi a colpo d'occhio di quando il Cooling Mode è attivo oppure di quando è disattivato. In questo caso la schermata, come hai visto, sarà di colore arancio. Una cosa di cui mi scuso è il fatto che non riesco a mostrarti la temperatura che dovrebbe apparire in questo punto del mio processore perché si tratta di una macchina virtuale e quindi, essendo virtuale anche il processore, non esiste e non è possibile misurarne la temperatura. E ancora di più mi spiace non riuscire a farti vedere quanto questa temperatura che viene espressa in questo grafico qui scenda nel momento in cui attiviamo il raffreddamento, ovvero il cooling mode. Direi che ti ho detto tutto quello che ti dovevo dire su questo programma. Mi raccomando, lascia sempre attivo il cooling mode e mi saprai dire la differenza che hai notato nei commenti. Ed anche oggi siamo giunti al termine, ma non voglio salutarti prima di aver fatto due ringraziamenti fondamentali. Il primo va a Veronica Bernardi perché ha rinnovato il suo abbonamento in qualità tecnicamente di distinto gentiluomo, ma in realtà di distinta gentildonna. E quindi, cara Veronica, mi levo con piacere il cappello farlocco davanti a te e ti ridò il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini e delle gentildonne che in realtà non hai mai lasciato. Ma il secondo ringraziamento invece è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.